Ciao ragazzi, allora oggi vi propongo due esercizi da fare in sequenza per migliorare la nostra voce, quindi per migliorare il timbro della voce e di conseguenza anche la respirazione, allontanare lo stress e quindi migliorare la sicurezza in noi stessi e il nostro carisma. Si tratta di due esercizi che di fatto potrete fare in qualsiasi momento della giornata, come sempre. Gli esercizi che vi propongo in genere sono così. Però devo dire che per quanto concerne espressamente questi esercizi, l'ideale sarebbe farli al mattino al risveglio, perché questo è il momento ideale. Per due ragioni. Innanzitutto perché così daranno, come dire, un imprinting positivo a tutta la giornata e imposteranno la nostra voce al meglio per tutta la giornata. Ma non solo, il mattino al risveglio è il momento ideale anche perché arrivando appunto dopo varie ore di sonno, diciamo che la nostra voce si trova in una fase neutra, perché appunto non abbiamo parlato almeno per 7-8 ore, le ore che abbiamo dormito. Non solo, ma solitamente abbiamo respirato attraverso una respirazione diaframmatica durante il sonno. Quindi non siamo stati ancora, come dire, travolti dagli eventi della giornata e quindi magari bloccato il nostro respiro da stress, da situazioni sconvenienti, urlato o quant'altro. Per cui il mio suggerimento è di iniziare a farli al mattino al risveglio e poi eventualmente ripeterli anche durante la giornata o prima di addormentarvi. Questi esercizi vi aiuteranno appunto ad acquisire sicurezza in voi stessi, a respirare meglio, ad aumentare il vostro carisma, a mantenere in buono stato le vostre corde vocali e a migliorare la vostra voce per avere una voce, come dire, più attraente, più suadente, più piacevole, più regolare. Allora, vediamo il primo esercizio. Il primo esercizio è molto semplice e coinvolge la respirazione. Presto attenzione al mio respiro, quindi mi concentro, se sono a letto posso farlo da sdraiata, altrimenti mi posso sedere appunto sul letto e mi concentro sulla mia respirazione, ascolto il mio respiro, quindi sento in primis il mio respiro a livello addominale, a livello del diaframma. Per sentirlo l'ideale è appoggiare una mano appunto sull'addome e rendersi conto e magari forzare un po' anche il movimento di gonfiare l'addome nella fase di inspirazione, in questo modo, e sgonfiarlo nella fase di espirazione. Quindi faccio questo volutamente, anche accentuandolo un po' per rendermi conto e mi concentro sul respiro. Quando avrò ben chiaro e avrò ben lavorato con un paio, 2, 3, 4 in ed es sull'addome, immagino consapevolmente di spostare il mio respiro in altri punti del corpo, quindi sempre usando la respirazione diaframmatica, cerco però di sentire il mio respiro, per esempio, a livello del bacino, tra le anche, quindi inspiro e cerco di sentire il respiro che va nella parte tra le due anche. Anche qui ripeto 3-4 inspiri ed espiri con questa consapevolezza, come se il mio respiro andasse a massaggiare questa zona, andasse ad allargare le anche in questa maniera. Poi dalle anche passo per esempio alle scapole, un'altra zona che è spesso contratta, bloccata e magari in una postura non proprio ideale. Quindi anche lì immagino, inspiro e sento come le due scapole che si allontanano, che si allargano e poi espiro e si chiudono in questo modo. Quindi in, le due scapole vanno come, no, come due ali che si aprono, es, due ali che si chiudono. Poi porto il mio respiro in alto, per esempio a livello delle clavicole e delle spalle, quindi sempre inspirando, usando il diaframma, però immagino che il respiro dal diaframma si espande e va qui, va alla zona delle spalle, quindi in, le allarga come se le due appunto spalle si allontanassero tra di loro, es come una fisarmonica, poi si avvicinano sempre però stando aperte.
E posso ripetere questo in vari punti del corpo e del viso. Immagino anche che il mio respiro salga fino al viso, per esempio vada sugli occhi. Quindi immagino le mie orbite oculari che si espandono come per uscire dagli occhi, gli occhi escono dagli occhi, gli occhi escono dalle orbite e poi rientrano. È uguale la mia fronte. Si distende, si allontanano le sopracciglia, ritorna in una posizione di riposo. Posso ripetere questo in vari punti del corpo dove appunto porto la mia consapevolezza. Ideale è ripeterlo in tutti quei punti che spesso soffrono di contratture e se ho una contrattura specifica in qualche posto andrò a respirare proprio lì, tipo se ho una contrattura alla gamba, all'inguine, a qualsiasi punto, allo psoas, andrò a respirare lì, sentirò in quel punto, immaginerò, visualizzerò il mio respiro che va lì e dilata e scioglie e muove. Faccio questo, lo ripeto e poi mi riposo, prendo un attimo per me stessa per, come dire, fare reset, tranquillizzarmi e riposarmi. E dopodiché sarò pronta per il secondo esercizio che vediamo di seguito. Grazie!